Buongiorno. Adesso ve ne racconto una, così, a caso. Sono andato al Ecocentro. Sì, perché si chiama Ecocentro, gli hanno cambiato nome quando poi alla fine rimane sempre discarica, no? Ma sai, alla fine non impegna a chiamarlo Ecocentro. Discarica. Chiamiamo le cose per il loro nome, perché è inutile che mi cambi il nome per dargli un tono di più, ma tanto sempre rimane quello. Comunque, sono andato lì per buttare dell'immondizia. E c'è uno lì. C'è uno, è sempre solito, no? E va, scarica, esco dalla macchina, questo fuso. Ah, sai, ieri sono andato a una riunione con il sindaco. Dico, vabbè, cioè, cosa me ne frega a me della riunione col sindaco? E sai, ho parlato di voi. E quindi qual è il tuo problema? Cioè, non ho capito perché ti andava a parlare al sindaco di noi, voglio dire. Siete due brave, ha detto che siete due brave persone. E dico, e quindi? Cioè, veramente? Cioè, io mi immagino quello, no? Che era lì per una riunione, il sindaco, a farsi gli apparacci suoi. Questa arriva, ah sai, conosco due persone. E quello cosa deve dire? Cioè, ovvio che ti dice cosa si deve dire. Cioè, ma veramente? Ma veramente? Boh, vabbè. Sul fatto che la gente mi guardi, ormai ci sono abituato, perché tipo anche a Torino mi guardavano, ma sai, perché sei alto tipo 2 metri, la gente ti guarda, no? Ma qui, sto villaggio, che sono, cioè paese, villaggio piccolo, cioè non solo ti guardano, ma ti osservano, ti scrutano, ti studiano, quindi praticamente tu ti ritrovi gli occhi addosso, ma non è un guardare tipo che dicono guarda quello quanto è alto, ma chi è quello, cosa fa, cosa non fa, perché, per come, adesso cammina col telefono in mano, cioè è tutto così, tutto così. Dopo, all'inizio dava fastidio, dopo un po' non ci fai neanche più caso, perché dici vabbè, cosa devi fare. Buongiorno. Allora, adesso sono finalmente riuscito ad andare all'OVS, perché sapete che devo cambiare quei pantaloni che mio padre mi ha preso, ma sono stretti. E ieri gli ho telefonato al negozio e gli ho chiesto se ce ne avevano ancora disponibili. E sì, ci ho messo un quarto d'ora per trovarli, perché non capiva quali erano, perché meno male che avevo il codice. E li ha trovati e alla fine me li ha messi da parte, ok? Me li ha messi da parte, quindi praticamente adesso vado nel negozio e gli porto quegli altri che ho e loro mi danno, insomma, me li cambiano con quelli nuovi della misura giusta. Oh, ce l'ho fatta, dai. Allora, l'OVS non potevo farvelo vedere perché c'era troppa musica, poi c'è il copyright, e anche se non sono monetizzato non voglio far guadagnare soldi a gente che non mi fa pagare, non me li fa guadagnare a me, quindi non vi ho fatto vedere il video dell'OVS perché non mi sembrava giusto per gli altri. Però vi faccio vedere un'altra cosa. Questo, guarda che bello, per chi abita nelle grosse città, godetevi un po' di mare. Bello, vero? Allora laggiù, là, aspetta che giro la telecamera, aspetta, no, non si vede, aspetta, ecco lì, quello lì era il locale dove andava a ballare la diva del tubo. Adesso andava, perché adesso non so, hanno smontato tutto, e quindi non ho capito che fine ha fatto quel locale.
Ma era grosso, eh. Arrivava fino alla seconda. Arrivava fino lì. Da là fino lì. Tutto. Era tipo una discoteca, beach. Tante volte ci andava la diva del tubo. Ma adesso, è arrivato smontato. Va a capire. Va a capire. Buongiorno, adesso non ricordo l'ultimo videoclip che ho fatto, non mi ricordo, poi vabbè lo aggiungo qua, se mi ricordo lo aggiungo qua, lo metto prima, non mi ricordo, comunque vabbè, non è quello il problema. Stavo ragionando, no? Perché si discuteva così in casa del più e del meno, del fatto che io non sopporto le persone che vengono lì e vogliono a tutti i costi parlarti. Cioè, io non le sopporto. Quindi esci di casa, no? Esci di casa, apri la porta, trac, ti trovi il vicino di casa. Buongiorno, buongiorno. Io non lo sopporto. Cioè, io non sopporto questa cosa di dover instaurare per forza un dialogo con qualcuno. Cioè, me lo spieghi? Perché devo per forza parlare? Io me ne stavo. Quando io ero a Torino ero abituato che la gente si faceva gli affaracci suoi, no? Cioè tu entri, esci, non sai chi sia quella, non sai chi sia quell'altro. Che cosa te ne frega, voglio dire? Cioè, è un problema tuo. Ma te sei maleducato perché non parli? Ma io sono maleducato? O sono maleducati gli altri che a tutti i costi vogliono parlarti, chiederti, saper gli affaracci tuoi? E perché poi la gente è fatta così, cioè la gente deve sempre ficcare il naso dappertutto, in tutto quello che fai, in quello che non fai, e di qua e di là. Tanto sa che il 90% delle volte sono gli altri che vengono a scocciare a me più che io che vado a scocciare gli altri, no? Perché io col mio carattere, se non mi vieni proprio a scocciare, cioè tu puoi anche buttarti nel fosso, che cavolo me ne frega a me, no? Cioè se però vieni lì e inizi a voler sapere, a voler fare, a infilarti negli affaracci miei, sficcanasare, che mi dà un fastidio, mica sta gente che viene lì e vuole sficcanasare, mi dà un fastidio allucinante, allucinante. Alla fine sono sempre io che passo dalla parte del maleducato perché non voglio praticamente, cioè, raccontare gli affaracci miei, no? E agli altri gli dà fastidio, agli altri gli dà fastidio perché vengono lì e vogliono sapere. Ma che cosa te ne frega? Che cosa te ne frega di cosa faccio io, cosa non faccio io, se entro, se esco, se cago, se piscio, se scoreggio, cosa te ne frega? No, alla fine sono sempre io che passo dalla parte del maleducato perché mi faccio gli affaracci miei. Io vedo qua, c'è un altro vicino di casa che forse fa anche peggio di me, no? Quello entra, esce, non dice niente a nessuno. Addirittura una volta uno gli è andato a bussare alla porta di casa e sapete cosa gli ha risposto la moglie? Ha sbagliato porta. Ti è rimasto così. Come hai sbagliato porta? Se sono venuto a bussarti alla porta perché devo dirti una roba, quella non ha neanche aperto. Ha detto chi è? Sono Tizio. No, ha sbagliato porta. Cioè, questo è per dirvela, no? Cioè, come se la ragionano, mm, come se la ragiona quello. Però chissà perché quello è sempre quello che non pulisce il giardino, e quello non fa quello, e quello non fa quell'altro, e quello non fa. Ma scusa un momento, ma se quello si sta facendo gli affaracci suoi, entra e esce di casa con la sua macchina e la sua moto e la sua macchina la mette nel suo cortile, che lo paga pure, no, agli altri gli danno pure fastidio come mette la macchina quello. Che cavolo ve ne frega a voi? Allora, voi pensate semplicemente, io dico a questi personaggi, voi pensate semplicemente a stare bravi, a seguire le regole, a non scocciare, a non far rumore e quant'altro. Invece no, cioè la gente si prende cani, animali, pollici, uno qua che si è preso, ha preso le galline col gallo. Sto gallo inizia alle 8 di mattina, va avanti fino alle 6, chicchirichì, 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 tutti i sacrosanti giorni dal lunedì al lunedì. Allora, però se poi io accidentalmente, per caso, a Capodanno,
faccio 2 colpi, 2 botti, 2 petardi e tu vieni a rompere le scatole, fai rumore, spaventi i miei animali. Cioè scusate, mi hai rotto le palle per un anno intero con sto cazzo di gallo, ok? Perché mi hai rotto le palle per un anno intero con sto cazzo di gallo. Tutti i giorni, dalle 8 alle 6 di sera, e poi se io per caso un quarto d'ora a Capodanno mi metto lì a fare i fuochi artificiali, io sono il rompipalle di turno. Allora, scusatemi, Poi non venite a rompere le balle se ti manda a fanculo, perché poi ti manda a fanculo, succede così, no? Perché poi succede quello, che alla fine mi hai scocciato talmente tanto che ti mando a stendere. Ti mando proprio a stendere. Ma come maleducato quello. Io maleducato. Tu mi scocci per un anno intero, poi se io arrivo un quarto d'ora a farmi gli affaracci miei, visto che tu ti fai allegramente gli affaracci tuoi tutto un anno intero, io sono quello maleducato. Allora, ma sapete cosa vi dico? Mandatevene a farvi fottere, a benedire tutti quanti, perché avete proprio scocciato, mi avete proprio scocciato tutti quanti, ok? Ecco, questo, questo è il ragionamento. Anche perché siamo in un mondo libero dove tutti quanti possono fare quello che vogliono, no? Sì, sulla carta, poi a parole, cioè a parole, ecco diciamo. Poi nella realtà, in realtà le persone vogliono fare come vogliono loro. Allora, se voi volete fare come volete voi, anch'io faccio come voglio io. È inutile che mi vengano a raccontare questa cosa, la democrazia, non la democrazia, siamo un paese democratico, ognuno è libero di fare quello che vuole. No, non siamo liberi di fare quello che vuoi, non siamo liberi di fare quello che volete. State nei vostri ranghi, seguite le vostre regole, seguite le regole del buon comportamento, del buon vicinato, ok? Perché di quello si tratta. Ci sono determinate cose che purtroppo non si possono fare volendo, perché anch'io non è che posso fare quello che voglio, perché se tutti facessimo quello che vogliono, qua diventerebbe un grande casino. Quindi seguite le regole e soprattutto non scocciate e vedi che gli altri non vengono a scocciare te. Non mi metti gli animali che abbaiano, perché prima c'era il cane, anche quello, ogni volta che passava un'ambulanza, già sta storia dell'ambulanza, poi ogni passava l'ambulanza e sto cane, allora, adesso sto cane non so se ce l'hanno più, boh, che cavolo ne so, boh, non c'è più il cane, e ci ha messo il gallo. A prescindere dal fatto che sto gallo per legge, non so se in una città all'interno di un condominio può stare, e già la vedo dura, E già la vedo dura perché in base alle regole comunali dell'ASL e non dell'ASL, il gallo non viene considerato come animale di compagnia, ma un animale di cortile. Cioè, è come se io mi prendessi una mucca, il maiale, l'asino, me li metto nel cortile, la gente la prima cosa che fa, ma tu c'hai la mucca, caga, piscia, puzza di qua e di là. Ok? Quindi, questo è libero di tenersi il gallo, ma se io volessi tenermi una giraffa o un elefante, non si può fare. Ok? Quindi non troviamo scuse, non diciamo cose, non diciamo tu sei cattivo, non diciamo quello perché, parliamoci chiaro. Io volessi tenermi un elefante, non posso tenermelo. Perché? Perché l'elefante non si può tenere. E allora non ti puoi tenere manco il gallo, quindi non mi scocciate, ok? Boh, questo è un video sfogo, chi gli piace la cosa, bene, chi non le piace ha semplicemente da disiscriversi e andarsene fuori dalle balle, io non sto qui a obbligarvi, a chi non gli piace il ragionamento, lì c'è la porta, ecco, lì c'è la porta, lì dov'è? Quando uscite chiudete bene perché sennò fa corrente. A me non me ne frega proprio niente. Ognuno è libero di pensarla come la vuole, non mi venite a scocciare, ok? Quindi top.